Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, partiamo sempre con la nostra mitica penna, La nostra mitica penna, come sempre vi lascio il collegamento qui sotto in descrizione al video e partiamo subitissimo con l'argomento di oggi. Molto bene, allora negli ultimi mesi si sta parlando tantissimo di intelligenza artificiale, detta anche AI. Non so, su internet si vedono tanti video anche su quegli altri social network là che non si possono fare i nomi, quelli lì, quel social cinese, ecco che là non si può fare il nome qua su YouTube, se no poi sai già le visualizzazioni fanno schifo, se ci mettiamo anche quei nomi ti butta giù tutto e bon. E tra l'altro appunto quei video là prendono un po' in giro questa intelligenza artificiale, no? Quei video dove fai AI, no? Non so se l'avete ancora, non so se l'avete già visto, ma comunque quello è. Comunque dicono che questa intelligenza artificiale praticamente starebbe trasformando il mondo del lavoro e inoltre pare che stiano portando anche delle nuove opportunità. Però dicono, poi sai, voci di corridoio, non è che dicono che molte persone perderanno, diciamo, il lavoro, così dicono. E allora cosa succede? Che molte persone si stanno chiedendo che fine faranno gli esseri umani in tutto questo? Mm, secondo me niente, nulla, nel senso che non cambierà nulla, nel senso che anche nel 90-91, quando è uscito fuori internet, poi alla fine siamo tutti qua, cioè, anzi, da un lato ci ha solo più complicato la vita perché internet ci ha complicato la vita rispetto agli anni 80 dove non c'era, il massimo della tecnologia era un fax e con il fax quello era il massimo della tecnologia per trasferire dei documenti da un posto all'altro, ma diciamo ci voleva già un apparecchio che costava un po', non è che tutti ce l'avessero, poi un bel momento ci hanno infilato in mano questi benedetti telefonini, e guarda un po', non solo ci hanno dato in mano questi telefonini per renderci praticamente dipendenti da essi, ma hanno fatto anche bene attenzione a levare tutte le cabine del telefono, di modo che chi voleva continuare a utilizzare il vecchio sistema del telefono era praticamente obbligato a prendersi un telefonino e quindi a ciucciarsi il sistema, perché quello è stato, non è una questione di manutenzioni, non è una questione di... e che volevano obbligarci ad avere questi benedetti telefonini. Ma torniamo al nostro discorso, perché sennò qua finisce sempre che divaghiamo e poi alla fine parliamo sempre del sistema e il sistema tanto, voglio dire, no? Bisogna solo un po' capirlo il sistema, poi dopodiché, una volta che avete capito il sistema, ci potete anche sguazzare dentro come dei pesci. Ma veramente torniamo a noi. Visto che si sta parlando di AI, volevo introdurre anche il discorso del reddito di base europeo. E dici cosa c'entra tutta sta menata delle AI con il reddito di base europeo? Cosa c'entra tutto questo? Già da tempo ci sono state persone che non vogliono assolutamente il reddito di base europeo. Vediamo anche le ultime votazioni, no? Queste persone non lo vogliono perché noi dobbiamo essere dipendenti del sistema, non dal sistema, ma dipendenti del sistema, che sono due cose completamente diverse. Perché se dipendi dal è una cosa, se dipendi del sistema è tutta un'altra. Sì, perché già durante le ultime petizioni lanciate proprio in merito al reddito di base europeo, e sono anni che io ne parlo di questa cosa, anni, diciamo che avevano firmato quasi 300.000 persone, e guarda un po', non raggiungendo, mio malgrado, la soglia minima necessaria per essere considerato dalla Commissione europea, perché non vogliono che noi dipendiamo dal sistema, ma per il sistema. Cioè, capito?
quando gli interessa stai tranquillo che le cose le fanno andare avanti, le spingono, le pubblicizzano, fanno una capatanta, iniziano un mese e mezzo prima a dirti devi andare a votare per quel referendum piuttosto che per l'altro. Guarda che quando gli interessa le cose le fanno, sanno benissimo come muovere le persone. Comunque il reddito di base, il reddito universale di base, detto anche Universal Basic Income o UBI, UBI non come la banca ma un altro, non dovrebbe essere inteso come una forma di assistenza, ma più come un sistema per riuscire ad affrontare sempre di più questa crisi che sta colpendo l'Europa e che sarebbe anche, dicono, legata all'intelligenza artificiale, anche se in realtà il discorso della benzina secondo me c'entra proprio poco con l'intelligenza artificiale, quindi loro creano le crisi in base a quello che gli interessa. In pratica quindi il reddito di base europeo si tratterebbe solo della conseguenza di tutto questo e quindi in definitiva sarebbe un valido compenso per la mancanza di lavoro, ok? Perché ci vogliono lavoratori, non stipendiati a guardare le montagne piuttosto che a raccogliere i fiorellini, no, ci vogliono lavoratori, ok? Quindi del reddito di base, come vi ho detto, ne ho parlato tantissimo in questi ultimi anni e avrei anche deciso di concentrarmi sempre di più su questo nuovo sostegno economico, anche perché in Europa, ha guadagnato sempre di più terreno ultimamente, specialmente dopo la crisi che ha colpito dopo il Covid, questo discorso del reddito di base europeo. Tra l'altro anche tantissime persone hanno dovuto iniziare a fare i conti con questo andamento economico che non si sa bene dove andrà a finire, o meglio, noi non lo sappiamo. Loro lo sanno perché tanto loro manovrano, discutono, muovono le cose, quindi loro sanno esattamente che cosa combinano. Noi, poveri scemi, no. Ok? Cambiamo argomento, parliamo di un'altra questione. Vediamo di capire cosa sta succedendo con le pratiche dell'assegno unico. Dovete sapere che l'INPS controlla periodicamente tutte le pratiche delle domande che sono state inviate per la richiesta di assegno unico, con un sistema che ovviamente non è manuale, è automatico e computerizzato, cioè perché sarebbe impensabile mettersi lì uno per uno, una persona che si mette lì a controllare uno per uno, cioè sarebbe impensabile, no? Cioè, ci vorrebbero centinaia, centinaia, migliaia di dipendenti, questo è ovvio. Non si mettono di certo a fare questo controllo manuale, quindi il programma computerizzato che controlla tutto questo è evidentemente un pochino intasato in questo periodo. Purtroppo anche le macchine, come gli esseri umani, hanno dei limiti, non sono infinite, no? E si usurano anche loro. Però diciamo questo, se il sistema informatico dell'INPS procede senza altri intoppi, allora è facile che prossimamente dovrebbero essere pagati tutti gli assegni di tutte le persone che lo hanno chiesto nei mesi precedenti. Sempre, ovviamente, che si rispettino tutti i requisiti per poter ricevere l'accredito, perché se non nessuno, se la gente che fa le domande non rispetta neanche i requisiti, hai un bel da dire di aspettare che quegli altri ti pagano, no? Cioè, è chiaro, no? È chiaro. Quindi attualmente diciamo che le date di accredito che avevo io e che tra l'altro ve l'ho già anche comunicati all'interno dei video precedenti, quei video lunghi che faccio una volta al mese, che durano tutto il mese, perché quelli sono video che durano tutto il mese, non sono video come fa YouTube che te lo presenta e poi dopo 2 giorni te lo fa sparire. Quelli sono video che durano tutto il mese, Poi quello che fa il social network è un problema suo, però voi dovete sapere che io una volta al mese vi elenco tutte le date di pagamento da parte dell'INPS, dello Stato, di chi che sia, e quei video li trovate tutti tranquillamente sul mio canale, ok? Poi, come ripeto, YouTube ve lo presenta 5 minuti, se non lo guardate non lo vedete più. Però quei video io li faccio per un buon motivo ben specifico, non è che io mi diverto a fare quei video anche perché ci perdo tempo, ore di lavoro e quant'altro, quindi per me sono anche una scocciatura, ok? Detto proprio papale papale.
Quindi se ve li perdete o ve li siete persi, basta che andate sul mio canale. Diciamo che all'inizio del mese, intorno dall'1 al 3, dipende poi dai giorni di feste, sabati e domeniche di mezzo, li trovate tutti, quindi andateveli a guardare, ok? A me non me ne frega un cavolo di niente se il social network non ve li presenta. Voi dovete sapere che esistono e andateveli a cercare, ok? Quindi, detto questo, detto il fatto che ve li dovete andare a cercare, se avete altre domande me lo fate sapere qui sotto, tanto sta che sto cambiando anche un pochino la politica del canale, nel senso che tenderò forse un po' di più a rispondere alle vostre domande all'interno dei video, proprio prendendo le vostre soluzioni, più che domande le soluzioni, perché anche lì mi sono un po' scocciato di rispondere a domande di persone che vengono, guardano i video solo per avere delle risposte e non danno nessun consiglio agli altri, cioè proprio un menefreghismo generale. Quindi tenderò sempre di più a pubblicare video con consigli detti da voi. Tutti quelli che fanno domande mi hanno un po' scocciato, perché dopo 8 anni di domande mi hanno un po' scocciato, e quindi tenderò a non rispondere più alle domande, ma a dare più che altro consigli. Consigli anche, come vi ripeto, consigli che date voi. Anche perché il più delle volte il 90% delle persone vengono qui sul canale solo per chiedere, 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 avere informazioni gratuite, e poi quando chiedi di abbonarsi al canale, di donare 2 euro per un caffè e di qua e di là, ma sembra che uno sta lì a voler rubare i soldi, ok? Quindi tutta sta gente che rompe le scatole, che secondo me è gente completamente inutile, se ne può anche andare a quel paese. Detto questo, io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!